del canale Tao Power Life. Oggi pratichiamo Qigong. Andremo a vedere il settimo metodo di coltivazione del Qi, un Qi che significa andremo a mischiare il Qi per favorire lo scambio tra Qi esterno e Qi interno. Lavoreremo con alcune aree energetiche particolarmente importanti come il palazzo Unian, cioè in corrispondenza del plesso solare, ma anche la porta del cielo, quindi il Baiui, il punti Baiui, quindi alla sommità della testa, tutto con diverse posizioni che andremo a fare con le mani, tutto questo per andare a incentivare, a favorire quindi lo scambio del Qi interno con il Qi esterno, e lavoreremo anche con la sfera. Ma prima di cominciare lasciatemi dire che se sostenete la missione del canale Tao Power Life potete fare qualcosa, e cioè potete sostenere il canale con i vostri like, con i vostri commenti, con le vostre condivisioni e con le vostre iscrizioni. Questi sono i modi per poter sostenere quindi la missione di Tao Power Life, che è quella di condividere le pratiche delle più disparate del benessere olistico, energetico, emozionale, mentale, tutto per andare a migliorare ogni aspetto della nostra vita. Quando scambiamo, quando condividiamo e quando apprezziamo, andiamo a trasmettere quindi un messaggio positivo che sostiene il canale per tutti i futuri video che andremo a vedere e a praticare insieme. Assumiamo quindi la posizione, cominciamo adesso con l'esercizio e andiamo quindi ad aprire i piedi all'altezza delle spalle, all'ampiezza delle spalle, e mettiamo con la bocca di tigre rivolta verso l'alto. La bocca di tigre è lo spazio che c'è, questa parte che c'è tra il pollice, la bocca creata dal pollice e l'indice, guarda verso l'alto e andiamo a collocarla in corrispondenza sopra l'ombelico, in corrispondenza del plesso solare, e in questa posizione dovremo andare a fare il movimento Un Qi. Il movimento Un Qi come si fa? Lo richiamerò spesso, è il movimento per cui andiamo a afferrare, rilasciare con la base delle dita, con il centro del palmo, e la mente per tutte le diverse fasi che andremo a vedere insieme dovrà essere sempre concentrata e rilassata sul palmo e sulla base delle dita che fanno il movimento Un Qi, cioè nella misura in cui riusciamo ad afferrare, rilasciare, afferrare, rilasciare, ma la mente dovrà stare anche sulle punte, sulle punte delle dita, perché attraverso le punte delle dita andiamo a favorire l'afflusso di Qi esterno nel nostro corpo. Fatto queste premesse e aggiunta anche la premessa che all'esercizio ci si deve avvicinare, quindi con tranquillità, serenità, quindi possiamo fare anche una pratica che lo precede, volta a rilassarci, quindi a togliere i pensieri, togliere le emozioni, perché la mente è importante e va concentrata soltanto sulle nostre mani. E fatta anche un'altra precisazione, che noi possiamo andare ad esercitare quindi l'Un Qi, questo movimento con le mani anche al di fuori dell'esercizio. Cominciamo a vedere la prima posizione. La bocca della tigre guarda in alto e andiamo ad immaginare di afferrare una sfera, ma immaginiamo una cosa in più, e cioè che esce dal nostro corpo una metà della sfera, l'altra metà è dentro il nostro corpo, quindi la teniamo la metà esterna e andiamo a afferrarla, afferrarla, rilasciarla. Questo movimento dell'Un Qi lo facciamo per 10 volte. Ora andiamo a fare delle piccole rotazioni in avanti, 10 e 10 indietro, e come in questo caso, se invece accarezzassimo, facessimo ruotare la nostra sfera, la portiamo in avanti e accarezziamo tutti i bordi. Il movimento è lento. E poi verso contrario altre 10 rotazioni.
Ora andiamo a piegare i gomiti, le nostre braccia salgono e i palmi guardano verso le nostre orecchie, mentre la bocca del leone, questa parte, la manteniamo dietro e andiamo a fare il movimento unci con la base delle dita, con il palmo centrale. L'attenzione però è anche sulle estremità. Andiamo a farlo in corrispondenza delle orecchie 10 volte. Lento, percepiamo. Stendiamo ora le braccia, un pochino le collochiamo sopra la testa, andiamo ad unire i palmi e faremo 10 movimenti di estensione delle braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9 e 10. Scendiamo sulla testa, formiamo un triangolo all'interno del quale, quindi la bocca di leone si unisce, le due bocche si uniscono e si forma quasi un triangolo all'interno del quale immaginiamo la nostra sfera che scende, raccogliamo l'energia e la facciamo scendere in corrispondenza della porta del cielo, che si trova proprio sulla estremità superiore, sulla punta diciamo sulla sommità della nostra testa, al centro. E andiamo a fare sempre il movimento un C con le nostre mani. E 10. E poi lasciamo cadere le nostre mani, lasciamole adesso andare ai lati e ci manteniamo con gli occhi chiusi, non pensiamo a nulla, ma proviamo a percepire le sensazioni prodotte dalla pratica. La nostra mente è ancora sulle nostre mani, il palmo, la base delle dita e le punte delle dita. Stiamo in questa posizione senza fretta, il tempo che vogliamo, e portiamo a conclusione questa pratica. Vedete come le mani diventano veramente cariche del C, e noi sappiamo che poi quando andiamo ad accumulare C in una parte del corpo, il C è un'energia intelligente, va a partire da quella area del corpo in cui è stato accumulato nelle aree di maggior carenza. Perché? Perché l'intensità più alta quindi passa nelle zone in cui c'è una minore intensità. Quindi questo ci fa praticamente andare a energizzare non soltanto la parte con cui abbiamo lavorato, ma tutto il corpo. Quindi questo è il settimo metodo quindi di coltivazione del C, un metodo particolarmente utile per favorire lo scambio tra l'energia esterna ed interna, un metodo della salute, e consiglio, quindi vi chiedo anche di sperimentare la pratica, perché ecco, la cosa più bella di queste pratiche è sperimentarle con costanza, quindi non solo una volta, ma provarle per un lasso di tempo e vedere l'effetto e i benefici che producono, le sensazioni. Anche nell'ultima parte dell'esercizio, quando andiamo a lasciare le braccia, restiamo in questa posizione di rilassamento. L'altro consiglio è di arrivare all'esercizio, che poi avete visto non dura moltissimo, abbiamo soltanto diverse posizioni, quella davanti al plesso solare, poi andiamo a fare delle rotazioni, quindi la seconda fase, terza fase davanti alle orecchie, poi quarto andiamo ad allungare sopra la testa e quinta andiamo a assumere quella forma di triangolo all'interno del quale raccogliamo il C e lo favoriamo la discesa all'interno del nostro corpo. Quindi 5 fasi
che non durano tantissimo perché la ripetizione è sempre 10, sempre 10, 10 per ogni fase. Poi allora dedichiamo qualche minuto non soltanto prima dell'esercizio per ricevere quindi quella calma interiore che ci consente anche poi di restare invece concentrati per tutto l'esercizio sulle mani, ma anche dopo, al termine dell'esercizio, per vedere, sentire le sensazioni. Quindi sarebbe molto, molto bello anche ricevere quindi i vostri commenti sulle sensazioni che avete provato facendo queste pratiche. Vi mettete a disposizione della nostra comunità del benessere Tao Power Life. Noi ci vediamo alla prossima alla prossima pratica di Tao Power Life e vi ringrazio ancora per tutto il sostegno. Grazie, grazie, grazie.